Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo tutorial. Per realizzare questo ciondolo sto utilizzando della pasta turchese e con la macchina della pasta ho tirato una sfoglia di circa 3 mm di spessore. Con un tagliapasta vado a creare una forma circolare e la metto da parte. Adesso prendiamo della pasta turchese, vado a creare una piccola pallina così e la vado a schiacciare. La schiaccio ai lati. Prendo il cerchietto e lo vado a mettere sopra. In questo modo abbiamo creato un po' di volume, un po' di spessore al centro del dischetto e questa sarà la nostra base del ciondolo. Con un punteruolo vado a bucare la parte alta in modo tale da poter mettere poi il gancino. Prendo un bulino e vado a fare dei buchini tutti intorno. Ne vado a fare alcuni anche intorno al buchino. Adesso vado ad infornare così com'è, senza staccarlo dalla base di carta forno, per 20 minuti a 180 gradi. Ok, adesso la base del ciondolo è cotta e per prima cosa andiamo a rifinire il retro. Vado semplicemente ad applicare della pasta con le dita e la stendo. E poi con la lama taglio la pasta in eccesso . Abbiamo ricoperto di pasta la parte retrostante e quindi adesso andiamo a decorare la parte frontale. Il procedimento è molto semplice, vado a tirare una sfoglia di pasta grigia molto fina e vado a tagliare un cerchietto più piccolo rispetto a quello precedente, quindi lo vado ad applicare sul ciondolo e con le dita tiro la pasta verso l'esterno. Vedete? Vado a togliere la pasta che avanza con il pennello di gomma, rifinisco i bordi . Il passaggio successivo adesso è quello di andare a creare con il bulino dei buchini sulla superficie. Per enfatizzare l'effetto ottico possiamo andare a creare dei buchini più grandi nella parte inferiore del ciondolo e dei buchini più piccoli sulla parte superiore.
Adesso il ciondolo è praticamente completato, vado solamente a migliorare alcuni dettagli, ad esempio vado a rimuovere un po' di pasta grigia che è andata a finire nel buchino, ma comunque questa può essere rimossa anche dopo cottura con un pochino di carta vetrata. Ok, quindi vado ad infornare per un quarto d'ora a 180 gradi. Il ciondolo è finito, ho fatto l'ultima cottura, faccio vedere più da vicino, l'effetto è molto carino anche al tatto. Con la spugnetta abrasiva potete eliminare eventuali difetti. Spero che il tutorial vi sia piaciuto e ci sentiamo al prossimo video. Ciao!